Spagna 1975. Muore Francisco Franco dopo 40 anni di dittatura. In questi 40 anni il fascismo ha rinchiuso nelle carceri spagnole oltre 1 milione di prigionieri politici e numerosissime sono state le condanne a morte pronunciate dai tribunali spagnoli. Ora finalmente la Spagna muove i primi difficili passi sulla strada della democrazia. Finalmente sono restituiti agli spagnoli i diritti civili e politici, libertà di opinione, di stampa, di voto. Ma devono passare altri 2 anni perché anche gli ultimi prigionieri politici vengano liberati. Molti fra loro sono baschi. I baschi hanno combattuto per 40 anni a fianco di tutti coloro che hanno lottato per la libertà, perché il fascismo era il nemico comune a tutti. Ma la questione basca è più complessa e antica. I baschi infatti sono gente che vive entro i confini geografici della Spagna, ma sono anche un popolo con una propria lingua, una propria cultura, una propria tradizione. Un popolo che rivendica anche e soprattutto il riconoscimento della propria identità nazionale.
Chi è? Io, Amayur. Come hai fatto a trovarmi? Per caso, t'ho visto passare e t'ho seguito. E perché? Sono tua moglie, Chubby. È da 6 mesi che non so niente di te. Come sta la bambina? Normale, cresce, va a scuola. E di tanto in tanto mi chiede di te. È qui che vivi? Quando capita. Cosa guardi? Abbiamo vissuto anche peggio insieme. Era molto diverso allora. Non direi. Neanche ora c'è la libertà. Ma possibile che secondo te non è cambiato niente? Sì. È cambiato qualcuno. Quelli come voi che hanno rinunciato a lottare. Non puoi dire questo. Non abbiamo rinunciato. Lottiamo in un'altra maniera. Ma tu rifiuti perfino di incontrarti con loro, di parlare, di discutere. Dio mio. Pensare che eravate come fratelli. Già. Ma anche i fratelli tradiscono. C'è già nella Bibbia. Oggi l'unica vera preoccupazione di Esarra è quella di isolarci. Ma voi siete già isolati, Chubby. La gente non vi capisce, ha paura di voi. Certo. Non fate che ripetergli che siamo dei pazzi, che va tutto bene. A sentire voi, il governo spagnolo starebbe per regalarci l'indipendenza da un giorno all'altro. Ma tu lo pensi veramente che noi siamo dei traditori? Sì, anche se non ve ne rendete conto. Posso restare qui? Questa notte? Sono stupida. Ho nostalgia di te. Ma perché vuoi tanto che io parli con Esarra e con gli altri? A che servirebbe? A niente. Solo a perdere quel poco di affetto che resta fra me e loro. Non so più cosa pensare, Chubby. So soltanto che eravate come fratelli. Più che fratelli. Questa è una scuola spagnola. Qui si parla solo lo spagnolo. Non potete parlare basco perché siete tutti spagnoli. Baschi! Spagnoli. Baschi! Spagnoli. Baschi! Spagnoli. Baschi! Spagnoli. Baschi!
La polizia! Vieni, idiota! Fermi! Oggi non parleremo del regno di Dio, ma di un paese di questa terra. Un paese che non esiste e che pure è il nostro paese. Un paese oppresso per secoli e oggi schiacciato dalla brutalità del fascismo. Ci negano perfino il diritto di pronunciare il suo nome nella nostra lingua. Euskadi, paese dei baschi. Parola dolce come le parole più dolci. Madre, terra, anima. Questo vuol dire che Euskadi è morto? Finito? No. No, non è così. Ci sono uomini che non hanno mai smesso di lottare contro l'oppressione e che anche oggi continuano a lottare nell'ombra. Domani vado con loro. Non dovrei dirlo a nessuno, ma in voi ho fiducia. Non solo perché vi conosco tutti uno per uno, ma soprattutto perché siete baschi. Ho fatto il possibile per pensare solo a Dio, ma loro continuano a torturare, a uccidere. E non me la sento di continuare la mia tranquilla vita di prete. Adesso vi devo dire addio. Domani non avrò più questa classe né questo abito. A Dio ho già chiesto perdono. A voi chiedo di pregare per tutti noi. Per la nostra terra. Per la libertà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 favorevoli al sequestro. E adesso per l'esecuzione. 2. È approvato il progetto di sequestro dell'ammiraglio Carrero Blanco e la richiesta del suo scambio con 150 prigionieri politici. La riunione è finita. Cos'era? Senti, io ho sempre accettato le decisioni, lo sai bene. Ma Carrero è responsabile di molte condanne a morte. Ha mandato in galera centinaia di nostri compagni. È il simbolo stesso del franchismo. Per noi ucciderlo è un dovere morale. È fare giustizia. Io sono stato prete per più tempo di te. Ma tu lo sei rimasto. La nostra lotta è qualcosa di diverso dal giudizio di Dio. Pensa, che risultato sarebbe riuscire veramente a scambiare Carrero con 150 dei nostri? Tu lo sai che anch'io ho un fratello in carcere. Però penso all'errore politico che commettiamo. L'hai detto tu stesso che Carrero sarà il successore di Franco, che è l'unico che può tenere insieme le diverse fazioni del franchismo. L'unico che può assicurare la continuità della dittatura. Senti, quello che pensi l'ho capito. Adesso voglio sapere un'altra cosa. Il comando parte fra 3 giorni. Vai con loro, sì o no? Non mi sono mai tirato indietro. Bene.
Voi due abitate laggiù in fondo, all'85 sulla destra. Potevamo andarci in tassi. Metà dei tassisti di Madrid sono confidenti della polizia. Ci vediamo domani. Non mi piace. Che cosa? Madrid. Neanche a me. Fantastico. Non riesco ancora a crederci. Cristo, se allungavo una mano potevo toccarlo. Io non riesco ancora a credere che ci vada tutti i giorni. E con una sola guardia del corpo. No, calma. Una sola in macchina insieme a lui. Ma chi ci dice che in chiesa non ce ne siano altre fin da prima e quante? Questo è il primo problema da risolvere. Non c'è niente di sicuro. Tranne che sarebbe possibile ammazzarlo, ma portarlo via di giorno in mezzo alla gente. Sono parole inutili. L'alternativa non è più in discussione. Adesso dobbiamo lavorare con metodo, pazienza e precisione. Da domani in chiesa ci andiamo tutti i giorni, uno per volta a turno. Appuntamento qui ogni settimana, fra due soli di noi per scambiarci le informazioni. Il telefono fra di noi si usa solo in caso di assoluta necessità. Separatamente annotiamo qualsiasi dettaglio. Ci ritroveremo tutti insieme soltanto quando avrò preparato il piano dell'azione. Andiamo. Affinché, col soccorso della tua misericordia, siamo liberati dal peccato e al sicuro da ogni turbamento. Per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, figliuol tuo, che con te vive e regna nell'unità dello Spirito Santo, Dio. Per tutti i secoli dei secoli. E così sia. La pace del Signore sia sempre con voi. E col tuo spirito. Questa mescolanza e consacrazione del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo che stiamo per ricevere ci valga per la vita eterna. Così sia.
Che hai? Niente. La domenica è brutta qui. Di domenica ti rendi conto della sproporzione tra le nostre forze e quello che dobbiamo smuovere. Su, avanti. Affacciatevi a quella finestra. Vanno tutti in gita, tutti in campagna, tutti alla partita, tutti a farsi fottere. Che gliene frega a loro del franchismo e di chi sta in galera. Anche se ci mettessimo a urlare che siamo baschi e che stiamo per rapire Carrero, non gliene fregherebbe niente a nessuno. Mio Dio, com'è facile corrompere la gente. Basta un po' di benessere per addormentare le coscienze. Non esagerare. Non si può sapere tutto quello che la gente ha nella testa. Ha ragione, invece. Questa gente è proprio così. Anche a me manca la nostra gente di Euskadi. Manca da troppo tempo. Forza, su. Ci avremmo impiegato 3 mesi, però abbiamo fatto un buon lavoro. Pensate che di Carrero sappiamo tutto quello che ci serve, persino il peso. E non è uno scherzo. Sono più di 90 kg da trasportare. Allora io direi di cominciare. Dunque, la prima cosa che abbiamo chiarito è che l'unico posto dove possiamo agire è la chiesa. E della chiesa ormai conosciamo tutto. Entrate, uscite, orari, persino il numero dei fedeli nei vari giorni della settimana. Così è stato possibile calcolare anche il numero dei compagni che dovranno raggiungerci qui a Madrid per l'azione. Ne servono 9. Ho già informato la direzione. E adesso parliamo del piano che ho preparato. Lo esamineremo insieme in ogni dettaglio. Dunque, sono le 9:10 di quel giorno. E quanti morti prevede il tuo piano? Solo la guardia del corpo di Carrero. Sei sicuro che non si possa salvare anche quel poveretto? Cosa vuoi dire? Voglio dire che sarà un massacro. Che saremo costretti a sparare e ammazzare. Come matti. Che ci lasceranno la pelle in troppi, compresi noi. E compresi anche degli innocenti. E che l'ETA uscirà politicamente distrutta da questa strage. Altro che far liberare 150 compagni. Senti, Chubby. Qui i casi sono 2. O tu stai cercando di rimettere in discussione la decisione del sequestro, e in questo caso perdi il tuo tempo perché c'è un voto. Oppure tu hai delle critiche da fare alla tattica, ai particolari. E allora in questo caso devi proporre delle modifiche concrete. Perché, e l'ho già detto, qualsiasi difetto abbia questo piano, lo dobbiamo scoprire e risolvere insieme. Allora, io direi che la cosa migliore è di ricominciare da capo. Dunque, sono le 9:10 di quel giorno. E va bene, siamo riusciti a portarcelo via. Abbiamo dato l'ultimatum al governo. E il governo l'ha anche dovuto subire. Ha accettato lo scambio. Però adesso tocca a noi. Dobbiamo liberare l'uomo che prenderà il posto di Franco. L'uomo che da domani ricomincerà a incarcerare, a torturare, a strozzare la libertà. Io voglio sapere chi di noi avrà il coraggio di andare materialmente ad aprirgli la porta. Ci vado io. E senza nessun problema. Perché sarà stata una vittoria straordinaria.
Comunque così non si può andare avanti. Senti, Xavi, se non sei d'accordo lo devi dire chiaro e definitivo entro oggi. E io ho il dovere di chiedere la tua sostituzione. Ancora un po' di caffè? Allora, dobbiamo sospendere. Andiamo a prendere una boccata d'aria. Ma come, tutti insieme? Ma sì, basta non camminare proprio uno accanto all'altro. Anzi, se arriviamo fino in fondo al viale, ci prendiamo anche un caffè che sarà senz'altro meglio di questo. Andiamo. Sono le 7 del mattino. Notiziario. Bilbao. In uno scontro a fuoco con la Guardia Civile è stato ucciso il famigerato terrorista basco José María Aguirre, conosciuto con il nome di Joseba. José Aguirre era ricercato da anni quale esponente dell'ETA, il movimento terrorista basco. È stato ucciso mentre tentava la fuga dal suo nascondiglio, dopo che le guardie gli avevano intimato di arrendersi. Madrid. Il generalissimo Franco riceve oggi in udienza privata il padre generale della Compagnia di Gesù. Smentita ufficiale alle voci di un aumento delle tariffe ferroviarie. Il ministro dei trasporti, in una breve conferenza Senti, stampa, Serra, ha ribadito la volontà del governo. non devi chiedere nessuna sostituzione. Io non me ne vado. Non vi lascio. Le previsioni del tempo. Miglioramento delle condizioni ad iniziare dalle regioni sud-occidentali e centrali. Venti di direzione variabile. Mari poco meno. Ed ora riprendiamo il nostro Mayur! Hai sentito di Joseba? È terribile, non riesco ancora a crederci. Sta attento. Ma è il doppio. Ha il doppio dei mesi di quando l'ha lasciata. Su. Le nostre famiglie come stanno? Bene, bene. Sei tu che mi preoccupi, mi sembri nervoso di marito. Luca dice che è l'aria di Madrid che fa male ai baschi. Hai la macchina? 2 ne abbiamo. E non abbiamo neanche potuto rubarla.
Costano un sacco di soldi, purtroppo. Ecco, il negozio è quello. Ti lascio all'angolo e ci torni. È lì che lavori. Ehi, ma quella è Carmen. Ma se l'ho vista qualche giorno fa e non mi ha detto niente. E ha fatto bene. È possibile che ti stupisci ancora di certe cose. Spero che nostra figlia impari meglio di te le regole della clandestinità. E io spero che lei non ne avrà bisogno. Ecco, qui puoi scendere. Coraggio. È meglio fare in fretta. Senti, non è proprio possibile abitare insieme. No. Sai, io cerco di capire tutto. Ma non è facile. Lo so. Neanche abitare insieme. Quanto tempo dovremo starci a Madrid? Questo non lo so. Al semaforo siamo a metà strada. 5 minuti, siamo già in ritardo. Ma con l'allenamento vedrai che miglioriamo. Tra il primo allarme e il momento in cui riusciranno a mettere su i primi posti di blocco, la media calcolata è di circa 8 minuti. Calcolata come? Beh, con questa radio è un mese che mi inserisco sulla lunghezza d'onda della polizia e mi sono convinto che i loro tempi sono questi. Straordinario. Peccato che il sequestro di Carrero non abbia precedenti statistici. Chi lo sa come andrà a Ciappi. L'eccezionalità del fatto potrebbe accelerare i loro tempi, ma potrebbe anche creare più confusione. Guardate, guardate! E lasciatelo in pace. Fermi, fermi! Andiamo via, muoviti. Svolta subito a destra. Gira l'angolo. Fermiamoci qui. Qui centrale operativa, passo. Pattuglia 10 alla città universitaria. Gli studenti tentano di formare un corteo, passo. Quanti sono? Non molti, pare vogliono raggiungere gli operai in sciopero nei cantieri edili, passo. Disperdere il corteo, chiuso. Fammi sentire. No, basta così. Vuol dire che c'è molto casino in giro e sarà pieno di polizia dappertutto. Chi c'è in chiesa oggi? Iker. Tanto torna tra poco. Io scendo qui a tagliapiedi, tu vai a casa di corsa e ci restiamo tutti senza uscire per nessuna ragione. Va bene, recarsi immediatamente ai cantieri di San Pedro, passo. Ricevuto, eseguito. Pattuglia K20 chiama centrale, pattuglia K20 chiama centrale, passo. Qui K12 dai cantieri di Oliena. Partecipazione sciopero calcolabile al 70%. Il lavoro continua nei cantieri isolati. Si segnala presenza di agitatori, passo. Qui centrale. Ricercare e arrestare tutti gli elementi schedati. Localizzare eventuali assemblee clandestine, chiuso.
Lavoratori, unitevi allo sciopero contro un salario di fame, per le libertà sindacali. Venite con noi, scendete. Siete gli unici che lavorate in tutta questa zona. Fermatevi, non fate i crumiri. È un momento importante per tutti. I vostri compagni hanno bisogno della vostra solidarietà. Avanti, scendete, venite via con noi. La polizia, compagni, la polizia! La polizia! La polizia! Fermi! 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 Dai, sali! Vai a destra. Adesso sempre dritto fino in fondo e poi a sinistra. Lasciami qui e fila via. Grazie. Grazie ancora. Allora, adesso metteremo ai voti la proposta di continuare lo sciopero domani. Quelli che sono d'accordo, alzino la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 6:40. 45. Perfetto. Questa volta ci siamo. Sette minuti e mezzo. L'ammiraglio Carrero Blanco è arrivato.
E ci arriverà anche in carne ed ossa, lo sento. Beh, siamo stati fortunati a trovare questo negozio di giocattoli. Va bene, io torno di là. Lo potremo tenere lì sotto per dei mesi, se necessario. Ma c'è un altro problema. Vieni, Chubby. Carmen e Amaiur hanno sentito delle voci attraverso questa parete e dei rumori da quest'altra. Allora bisogna isolare acusticamente l'ambiente. Ma ho paura che sia un lavoro complicato. Ho pensato di chiedere alla direzione di mandarci un muratore da Euskadi, ma tra una cosa e un'altra passano una ventina di giorni e al punto in cui siamo è un rischio che non possiamo correre. Quindi dobbiamo farlo da soli, anche se nessuno di noi è pratico. Oltretutto servono dei materiali speciali e mettersi in giro a cercarli è un altro bel rischio. Forse basterebbe un doppio muro, magari con una intercapedine. Tu che dici? Io so dove trovare un muratore. Come? E chi è? Uno che è capace di pagare di persona. Uno che deve avere 30 anni di lotta alle spalle. Più di noi due messi insieme. Sì, va bene. Ma chi è? Uno degli organizzatori dello sciopero. E tu come lo conosci? Gli sono andato dietro. Ai cantieri. Gli sei andato dietro? Ma come gli sei andato dietro? Sta calmo, lo so anch'io. La prudenza, le norme di sicurezza. Però gli sono andato dietro lo stesso. Hai fatto male, Cristo! Non si sta in un gruppo clandestino così! Va bene. È stato uno sbaglio. Però il muratore c'è. Decidi tu. Eh già, sono io che devo decidere. Va bene, Chubby. Supponiamo per un istante di rivolgerci ad un estraneo per fare questo lavoro. Ma non è un estraneo, eserra Cristo. Questa è gente che lotta come noi, che va in galera, che crepa come noi. Resta il fatto che è uno sconosciuto. E soprattutto resta il problema delle spiegazioni che dovremmo dargli. No. Nessuna spiegazione. Tra gente che ha lo stesso nemico non c'è bisogno di spiegazioni. No, non mi piace fare delle cose che non so a cosa servono. Non mi fido per principi. Ma di cosa hai paura? Che io sia un provocatore? Ma va, anche se lo fossi. La polizia mi conosce bene. Sono anni che entro e esco di prigione. No, ho solo paura di partecipare a qualcosa di sbagliato. Non può essere sbagliato quello che è contro il fascismo. Questo lo dici tu. Per me voi sbagliate. Sequestri di industriali, una bomba gettata qui, un poliziotto ammazzato là. Secondo me sono stronzate. Perché secondo te qual è la lotta giusta? Per noi la lotta è qualcosa di diverso. La lotta è il lavoro di tutti i giorni. È organizzazione. Ottenere sempre più consenso. Cambiare la testa della gente, pezzo per pezzo, giorno per giorno. Insomma, una fatica di merda che è fin troppo facile disprezzare. A me sembra che sei tu che disprezzi noi. No. Il fatto è che io credo solo all'azione collettiva, fatta da più gente possibile e che serva a più gente possibile. La nostra azione servirà a tutti. Non te la immagini neanche quanto sarà utile. Allora cosa vuoi che ti dica? Buona fortuna. Sai per cosa ci serve il tuo lavoro? Per Carrero Blanco. Cristo. E voi, a uno appena visto, a me, dite una cosa del genere, così? Se i miei compagni lo sapessero mi sputerebbero in faccia. E poi mi ammazzerebbero. E sarebbe giusto. Come cazzo ho fatto a darti retta? Eppure ho sempre saputo che sei matto. Sono già le 8. Vuoi vedere che quello magari ha cambiato idea? Ti dico che viene.
Sì, ma non dipende mica solo da lui. Possono averlo arrestato, interrogato, fatto parlare. Eccolo. Ma cosa fanno? Perché non aprono? Buongiorno. È qui che c'è un lavoro da fare? Credo di sì. Insomma, sì o no? Sì, entri pure. Prendo la chiave. Venga con me. Senti, quando non c'è nessuno dammi del tu, se no hai proprio l'aria di una padrona. Hai ragione. Vieni. Il generalissimo Francisco Franco ha nominato oggi l'ammiraglio Luis Carrero Blanco capo del governo. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio della nomina, il nuovo presidente del Consiglio si è recato al Palazzo del Prado, dove è stato ricevuto dal caudillo. Erano presenti le più alte autorità civili, militari e religiose del paese. La cerimonia dell'investitura è stata insieme semplice e solenne e si è conclusa con il giuramento di fedeltà. Hanno assistito alla cerimonia corrispondenti dei principali giornali stranieri. Ed ora vogliate ascoltare una nota di Pedro Vázquez. Come giornalista e come spagnolo, considero un grande onore l'incarico affidatomi di parlarvi di Sua Eccellenza Carrero Blanco, di questo eroico, prediletto figlio della Spagna cattolica e falangista. Ora vorrei ripercorrere... Sta zitto, figlio di puttana. Chiedila a quelli che marciscono in galera chi è Carrero Blanco. Chiedila alla vedova di John, a quella di Ostachio. Chiedila al padre di Aguirre, a Regno, a Isco, a quelli di Burgos. Basta, Lucan. Basta. Non serve a niente. La cosa che conta è che adesso Carrero ha molte più guardie del corpo e macchine di scorta. E che in queste condizioni il nostro piano non è più realizzabile. Insomma, tutto il lavoro che abbiamo fatto è andato a farsi fottere. No, questo no. Carrero non è diventato invulnerabile. Anche in queste condizioni uno di noi può ancora arrivargli vicino. E se gli arriva vicino gli può anche sparare. Ne vale la pena, no? Credo anch'io che con Carrero capo del governo l'unica cosa da fare sia l'attentato. Ma è una decisione politica. Era può prendere solo la direzione. Io domani parto per Euskadi. Ma voglio la sicurezza assoluta che durante la mia assenza nessuno di voi prenderà delle iniziative. Sono stato chiaro, Xavi?
È qui, potete scaricare. Dov'è lo studio dello scultore? In fondo alla scala, in basso. Grazie. La posi pure lì. Grazie. Grazie, tenga. Questo è per la proprietaria. 3 mesi anticipati, come d'accordo. E questo è per lei. Ah, molte grazie. Scusi, signore. Di che? Mi piacerebbe vederla lavorare. Deve essere interessante. Purtroppo non riesco a creare in presenza di altri. Però le prometto che sarà lei il primo a vedere il mio lavoro. Piuttosto ho paura di disturbarla perché il mio è un mestiere rumoroso. Ah, non si preoccupi, signor Ortega. Bene, noi abbiamo finito. Tenga. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Senti, forse è meglio che quando arrivo lascio la bambina dai miei. No, riportala con te. Nessuno sospetterà che trasporti dinamite se viaggi con una bambina in fascia. E dimmi, Cevi, con questa roba non c'è pericolo? Non so se la strada è brutta, se prendo delle buche. No, nessun pericolo, sta tranquilla. A meno che non gli dai fuoco. Piuttosto fa controllare bene il motore prima di ripartire da Bilbao. Questa macchina non deve fare scherzi. Sì. Allora? Si sente. Poco ma si sente. Soprattutto quando cala il rumore del traffico. Quindi non si può lavorare di notte. Mi dà un po' di latte, per favore? Mi scusi, siete Sì? baschi, vero? Sì. E tu come l'hai capito? Non lo so neanch'io, però me ne accorgo sempre. Sono così contenta quando incontro gente del mio paese. Anch'io. E vivete a Madrid? Sì, lavoriamo in banca. Qua vicino? No, dall'altra parte della città. Peccato, io abito proprio qui dietro.
Potevamo incontrarci ogni tanto. È vero. Ma adesso, scusa, abbiamo fretta, dobbiamo andare. Ciao. Ciao. Arrivederci. Al nostro paese, magari. Ciao. Cristo, più di 3 ore di ritardo. Non è possibile. Se c'è uno puntuale a Iker, deve essere successo qualcosa. Cosa vuoi dire? Voglio dire che a quest'ora possono già averlo preso, torturato, fatto parlare. E questa casa potrebbe già essere circondata. Sono stato un cretino io. Dovevamo cambiare casa e Iker non doveva nemmeno sapere l'indirizzo. Dovevamo incontrarci per strada. Adesso facciamo così. Io scendo giù. Voi due restate qui e spegnete la luce. Se sentite sparare andate via per il tetto. Sentite, senti, un'infiltrazione di gas. È cominciata ieri e aumenta sempre. Pensa che mi sono lavato per un'ora. Cristo, si sentirà anche da fuori. No, credo di no. Ho provato a sentire uscendo, ma non mi pare. Ma chissà come mi funziona il naso. Dentro è una cosa spaventosa. Per questo ho fatto tardi. Ho aspettato la notte per poter aprire la finestra un po' alla volta. Quanto hai scavato fino adesso? Un metro e mezzo. Capirai. Mi dispiace, c'era più di mezzo metro di cemento. Guarda che mani ho. Siamo fregati. Se questa puzza aumenta, come fanno a non accorgersene? C'è una sola cosa da fare. Andare a scavare tutti insieme giorno e notte senza fermarci. Ma è un suicidio. Non c'è più posto per le precauzioni. Oramai è solo questione di tempo. Esatto. Porca puttana. Da quando è morto Joseph faceva tutto male. È vero, è vero. Su, Luken. Non diciamo sciocchezze. Andiamo tutti là. Non perdiamo altro tempo.
si resiste qua dentro. È questo che puzza. Con questa roba qui fuori non resistiamo nemmeno nella stanza. Bisogna chiuderla subito nei sacchi. Forza, io e te facciamo questo lavoro. Tu fai il primo turno nel buco. E tu cerca di riposarti un po', non ti reggi in piedi. Domattina all'apertura dei negozi esci per le provviste e per avvisare Carmen di quello che è successo. Serve a poco, ma qualcosa fa. Puntualissimo, come sempre. Signor Ortega. Signor Ortega. Chi c'è lì dentro? Non risponderà mai. Si vergogna. Ma chi è? Beh, mi sembra chiaro, no? Ai, lei sa bene che il regolamento del condominio proibisce di ricevere donne in casa. Sì, ma per fortuna lei e io siamo meno antiquati. Perbacco, senz'altro. Ah, a proposito, è proprio una lettera del condominio che le portavo. Grazie mille. Ah, scusi un momento. Non ha sentito anche lei un odore sgradevole? Un po', sì. Mia moglie dice che è puzza di gas, ma io dico che viene dal convento. Dal convento? Non sa che hanno i sotterranei pieni di tombe e di scheletri. E poi, anche se è gas, la colpa è loro. Con la storia della clausura non riparano niente da un secolo. Però se questa puzza non se ne va, io scrivo a qualche giornale e li denuncio alla polizia. No, non si cacci nei guai, vedrà che passa. Adesso mi scusi, ho un po' di fretta. Beh, certo, capisco. Arrivederci. Arrivederci. Gli ho detto che c'era una ragazza qui. Adesso aspetterà che la ragazza esca. A quello interessa solo una cosa, i quattrini. A tutti gli inquilini, auguri di buon Natale, l'amministratore. Andiamo avanti. Sentite un po', c'è qualcosa che non mi quadra. La puzza di gas, noi che facciamo casino. E siamo qui a 2 passi dall'ambasciata americana e dalla casa di Carrero. E a pochi metri dalla chiesa dove lui va tutte le mattine. Ma è possibile che nessuno si accorga di niente? Che siano tutti stronzi tranne noi? Cosa vuoi dire? E se avessero deciso di lasciarci fare? A che scopo? Non so, magari per prenderci dopo tutti insieme. Ma se siamo tutti qui? Già, ma loro non lo sanno. È solo che sei stanco, Lucan. Oppure cosa? Non lo so. C'è il problema della successione di Franco. Ci saranno pure delle lotte di potere tra loro, no? E poi ci sono i servizi segreti americani. Chi lo sa? A qualcuno potrebbe far comodo che noi ammazziamo Carrero. Senti, siamo già abbastanza incasinati senza le tue chiacchiere. E se c'è qualcuno che vuole lasciarci fare, facciamolo saltare in aria e poi vedremo a chi avrà fatto comodo, porco boia. Avanti, lavoriamo.
Abbiamo sbagliato. Dovevamo puntellare. Ma per uno scavo di 50 per 50 non si fa. Hanno detto che non era necessario. Io so cosa è successo. Proprio prima è passato un camion. Prima del crollo. Iker, vai fuori a mettere la macchina in seconda fila. Così tutti quelli che passano saranno costretti ad allargare. E se passa una guardia? Non abbiamo altra scelta, vai, vai. Allora? Tutto bene, abbiamo finito. Ce l'abbiamo fatta. Dio, come siete ridotti. Hai portato tutto? Sì, tutto. Andiamo.
Iker, noi andiamo avanti con l'altra macchina. Dove? Stanotte dormiamo tutti da Carmen. Bene. È assurdo. Gli unici letti li hanno lasciati a noi. Io ho paura, Carmen. Potevano rinviare di un giorno. Almeno dormivano 24 ore di fila. Non è questo. Ho paura che li stiano aspettando. Nascosti dappertutto, con i fucili già puntati. Queste cose non dobbiamo neanche pensarle. Sei sveglio anche tu? Sì. Pensavo a dopo. Certo che sarà dura. Rastreneranno tutto il paese come dei matti. Impiegheranno anche l'esercito, vedrai. Veramente io pensavo a dopo ancora. Dopo quando? A quando cadrà il fascismo. Perché dovrà pure cadere prima o poi. Ma la gente. Cambierà la gente dopo. Cambierà davvero. Pensa un po' a tutti quelli che hanno creduto che la loro rivoluzione fosse l'ultima. Certo che cambierà. Lentamente, ma cambierà. Ma tu proprio adesso vai a porti questi problemi, a 2 ore di distanza da quello che stiamo per fare. Perché devi sempre complicarti tutto? Forse quello che complica tutto è il non porsi questi problemi fin dal principio. Io credo che la cosa più logica da fare sia cercare di dormire, Chubby. Dai retta a me. Sono le 8 del mattino. Notiziario. Madrid. Le forze di destra hanno organizzato una manifestazione che ha assunto toni particolarmente aspri. Alcuni oratori hanno denunciato con violenza la pretesa debolezza del governo di fronte alla crisi economica, alle tensioni sociali e soprattutto di fronte al perdurare del terrorismo degli estremisti baschi. Si è formato un corteo che ha percorso le strade della città. In prima fila c'erano numerose vedove e madri di agenti di polizia, uccisi dai terroristi. La gente gridava slogan come terroristi assassini oppure l'esercito al potere. Un esponente della destra ha dichiarato ai giornalisti che qualsiasi mezzo è valido per impedire che la Spagna precipiti nel caos e nell'anarchia e che comunque c'è una forza che ha il supremo dovere di intervenire, l'esercito spagnolo.
Barcellona, sono riprese oggi le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei trasportatori. Si attende in giornata l'esito positivo dell'avvertenza contrattuale in corso. Le stesse cose che diceva Franco 40 anni fa, prima di scatenare la guerra civile. Non ci pensi a questo pericolo? Cosa vuoi che ti dica? Che è una situazione di merda? D'accordo, è una situazione di merda. Ma voi cosa credete? Di uscirne a forza di compromessi? Non si può sfuggire alla realtà, Chubby. Noi lottiamo per delle soluzioni intermedie, però possibili. No, voi vi siete arresi e basta. Ma ve le ricordate le cose per cui ci siamo battuti insieme? L'indipendenza, la libertà, quella vera, la trasformazione delle coscienze. Ma come si può pensare di ottenere tutto questo senza un taglio spietato definitivo? Senza una rivoluzione non solo nelle strade, ma anche nei cervelli, nelle anime. Com'è difficile parlare con te. Torni sempre alla tua fede nell'assoluto. I risultati intermedi non ti interessano. Non riesci neanche a vederli. Mi fa paura la tua fede, Chubby. Perché ti fa disprezzare tutto il resto, compreso il rispetto per la vita umana. Può darsi, perché sono convinto che tutto cambierà solo se continueremo a lottare fino alle estreme conseguenze, a qualunque costo. Anche a costo di un colpo di Stato, del ritorno del fascismo. Pronto? Chi è? Nessuno. Sei sicuro di questa casa? Che il telefono non sia... Non sono sicuro di niente. Sì? Eri tu prima? Ah. Sì, subito. D'accordo. All'incrocio delle due strade. Devi uscire, vero? Quando vai via basta che tiri la porta. Non ti lascerò più per tanto tempo senza notizie. Te lo prometto. Signore Zarra, a suo tempo lei è stato un compagno di lotta e amico di Chubby Orrueta. Cosa pensa di questo nuovo spietato delitto? Beh, la nostra posizione dovreste conoscerla. La lotta armata noi l'abbiamo usata solo contro il fascismo, perché non avevamo altro modo di combattere. E oggi? Oggi è diverso. La democrazia, per quanto fragile e incompleta, ci permette l'uso di altre armi. Ci permette di diffondere le nostre idee. Ed è solo con queste che vogliamo continuare a lottare. Sì, va bene, ma potrebbe aggiungere qualche parola? Per favore, non in questo momento.
Hai già parlato con il medico? Sì, un momento. Sta molto male. Non ti sembrano ancora un po' troppo nuove queste tute? No, no, chi vuoi che se ne accorga? In tutto questo tempo non siamo andati molto d'accordo io e te. Non abbiamo avuto modo di parlare, ma lo faremo. Io ho molto affetto per te. Anch'io per te. Buona fortuna. Buona fortuna. Salve. Il gas? No, compagnia di elettricità. Il signor José Luis Ortega. Di là, la porta proprio in fondo alla scala. Grazie. Chi è? Compagnia di elettricità, buongiorno. Il signor Ortega? Sì, entri. Dov'è il contatore? Venga, è qui. Sembra tutto normale. Ho già messo le cariche nella galleria. Ripetiamo. Sì. Alle 9 fate la prova con la lampadina. 5 secondi dopo noi stacchiamo i contatti. Io collego i 2 capi al detonatore e vado alla chiesa. Perfetto. Se la lampadina non si accende, vieni fuori calmo e tranquillo e ce lo dici. Bene. Grazie.
Che state facendo? Stiamo allacciando la corrente industriale per uno scultore qui del 104. Ma la cabina è dall'altra parte. No, adesso sta da questa. Senta, signore, mi scusi, devo andare via subito. Le dispiacerebbe mettersi un po' più avanti? Faccio subito. La prego, mi faccia la cortesia. Signora, mi lascia lavorare? Ehi, bella, visto come ho fatto presto? Ci vediamo. Ciao. Ciao. Quanto tempo manca ancora? Troppo. Va via. Ciao. Ciao. Che succede? Niente. Abbiamo finito. Possiamo fare la prova per il contatto.
Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen. Mi accosterò all'altare di Dio. Fratelli, prima di celebrare i sacri misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, alla Beata Maria Sempre Vergine, al Beato Michele Arcangelo, al Beato Giovanni Battista, ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti i santi e a voi, o fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole e in opere, per mia colpa, per mia grandissima colpa. Perciò supplico la Beata Maria Sempre Vergine, il Beato Michele Arcangelo, il Beato Giovanni Battista, i Santi Apostoli. Quanto manca? 14 minuti. È il momento più brutto. Facciamo finta di lavorare. Per tutti i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Signore, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca l'anima mia per la vita eterna. Amen. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. 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 Amen. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Shaker. Mettiti giù. Cristo ci copre tutto. Ehi, ma Iker ha già fatto il segnale. Non lo so, non vedo. Ci siamo. Che è successo? Il gas. Che è stato? Il gas, il gas! Dio mio, Dio mio. Ma che è successo? Il gas!
Non sorpassare nessuno, vai più piano. Siamo una famiglia che va in vacanza. Va bene. Siamo le stavi passanti, tutto normale, chiudo. K18, qui K18, stiamo dirigendoci in via Claudio Coelho. Sembra ci sia stata un'esplosione, passo. H20, qui H20, incidente stradale in Calle Velasquez. L'ingorgo del traffico è notevole. Va bene, chiudi. Centrale chiama K18. Cosa è successo in Claudio Coelho? Claudio Coelho è sull'itinerario del Presidente del Consiglio. Chiediamo notizie con precedenza assoluta. Passo. Qui K14, siamo in Claudio Coelho. L'esplosione è stata causata da una fuga di gas molto forte. Auto danneggiate, sta arrivando anche K18. K18 vada subito alla chiesa di San Fernando. Se il Presidente non è ancora uscito deve essere trattenuto. Può esserci il pericolo di altre esplosioni. D'accordo, eseguiamo. Centrale chiama K11. Raggiungere immediatamente il domicilio del Presidente. Avenida Hermanos Becker. Urgenza. Qui K18. Il Presidente è già uscito dalla chiesa. La messa è finita. Qui K11. Il Presidente è uscito di casa alla solita ora ma non è rientrato. Qui centrale, attenzione. Situazione di emergenza. K11 resta alla casa. K18 alla chiesa. Tutte le altre pattuglie disponibili convergono sulla zona B4 per rintracciare auto Presidente. Ripeto, emergenza. Tutte le pattuglie disponibili devono convergere sulla B4. K14 chiama da Claudio Coelho. Abbiamo trovato l'auto di scorta. Ci interessa quella del Presidente. È passata, sì o no? Aspettate. Qui ci sono dei fili elettrici. Forse è stato un attentato. Un attentato. Cosa? Ecco. K18. C'è un'auto. A partire da questo momento abbiamo 8-9 minuti al massimo. Che auto è? Che tipo Ma siamo quasi fuori dalla città. Continua così. delle persone? C'è anche il Presidente Carrero Blanco. Ma cosa dici? Sei sicuro? Sì o sì? Allarme generale. Centrale a tutte le pattuglie. Centrale ai comandi di zona. Centrale a tutti. Allarme generale. Ripeto, a tutti. Allarme generale. Qui comando operativo. A tutti i comandi di zona. A tutti i comandi di zona. Formare immediatamente posti di blocco a tutte le uscite dalla città. Ripeto, a tutti i comandi di zona. Formare immediatamente posti di blocco a tutte le uscite dalla città. A tutti, allarme generale, allarme generale. Eccoli. Allora? Entrate, entrate pure. Allora, Sara.
Ora che muoio sei venuto a darmi un po' di ragione. Insomma, tu non hai dubbi. Solo con una pazienza come la vostra si arriva a cambiare il mondo. Mamma mia. Arrivati a questo punto tutti hanno paura. Io ho paura del giudizio. Chissà. Forse il Signore chiedeva qualcosa di diverso. Ma Lui almeno ci promette in cambio la vita eterna. Ma voi siete uomini, Esar. Come potete pretendere da altri uomini una pazienza così disumana? Eppure, ci vuole anche questo coraggio.